Salve e benvenuto o benvenuta a questa lezione in cui relativamente all'azienda di servizi vedremo come nel software si inseriscono i costi variabili. Quindi in questa prima lezione vedremo l'inserimento dati e nella lezione successiva invece ci soffermeremo sullo storico e quindi sulle modalità di consultazione e aggiornamento dei dati. Quindi entriamo nell'ambiente di inserimento dati dei costi variabili relativamente ad una commessa di servizi. Ovviamente i costi variabili sono quelli che cambiano al mutare della quantità prodotta. In questo caso la quantità prodotta sarà la quantità di commesse che l'azienda avrà nel corso dell'anno, sulle quali, su ciascuna delle quali, quota parte verranno ribaltati i costi fissi per far sì che poi si abbia il costo totale della commessa, che è la sommatoria appunto dei costi fissi più dei costi variabili. Quindi qui andiamo ad inserire i costi variabili. Vediamo come è strutturato questo ambiente in cui si vanno a inserire i costi variabili. Innanzitutto abbiamo l'ID della commessa, andremo anche ad assegnare un numero nostro, se vogliamo assegnare un numero in particolare, per esempio qui potremmo scrivere anche uno e anche delle lettere, questo campo qui invece viene assegnato automaticamente dal software e non è modificabile. Qui se abbiamo la necessità di scrivere qualcos'altro potremo identificare la commessa anche in base ad un altro parametro. Qui andremo a scrivere il nome della commessa, ora io ho scritto commessa di prova, la data di apertura, la data di chiusura prevista, la chiusura effettiva della commessa e poi, cosa importantissima, il ricavo della commessa in base al quale poi il software tra costi e ricavi ci estrarrà l'utile relativamente a questa commessa e facendo la sommatoria di tutte le commesse dell'anno ci farà vedere anche l'utile o la perdita dell'azienda durante l'anno. Quindi qui abbiamo innanzitutto una prima scheda promemoria nella quale noi potremo andare a prendere tutti gli appunti che vogliamo relativamente a questa commessa numero 1. In questo spazio si possono scrivere tantissime cose, si possono scrivere fino a 64.000 caratteri. Dopodiché andremo a inserire le voci di costo della commessa, quindi tutte le singole voci di costo variabili, come abbiamo detto, che dobbiamo sostenere per approvvigionarci dei fattori produttivi per realizzare questa commessa. Ora io qui ho supposto, ho inserito anche poche voci per fare questo esempio, ho supposto che si tratti di una commessa di un'azienda che deve montare un palco per uno spettacolo. Quindi andiamo a vedere, a inserire alcune voci di costo, per esempio i tubi in acciaio, il dettaglio, lo spessore dei tubi di acciaio di 2 mm, quindi categoria specifica e dettaglio, e ovviamente volendo aggiungere tante altre voci di costo che ciascuno personalizzerà in base ai dati che deve inserire, si va qui in più tendine, qui mi chiede l'unità di misura, completiamo diciamo i pezzi, l'oggetto del costo, andiamo a inserire qui un oggetto del costo appropriato, quindi qui è un materiale finito, scriviamo oggetto del costo materiale finito, quindi qui non andiamo ad approvvigionarci né di un materiale grezzo né di un semilavorato. Chiudiamo questa mascherina, leggiamo qui, dopo aver chiuso questa finestra aggiorna la maschera, quindi per ritrovarci la nuova voce nel menu a tendina dovremo cliccare qui su aggiorna. Quindi oggetto del costo, materiale finito, il fornitore X, pezzi, supponiamo che ce ne servano 1000, costano 4 euro a pezzo per 4.000 euro, questo a preventivo, e poi andremo a vedere a consuntivo perché come in tutte le produzioni di prodotti o di servizi che siano, può darsi che a consuntivo ce ne siano serviti di più perché qualcuno si è dovuto scartare perché è difettoso, per esempio. Quindi quantità a consuntivo, supponiamo che ce ne siano voluti 1010, 10 in più, magari per andare a comprare questi 10 in più li abbiamo dovuti pagare anche un pochino di più, comunque qui mettiamo sempre 4 euro, andiamo ad aggiornare, quindi il totale di questa voce di costo a consuntivo, cose di cui avremo evidenza come si vedrà poi nell'ambiente di consultazione e aggiornamento dati, sarà di 4.040 euro.
Poi, sempre in relazione a questa commessa numero 1, qui i dati si inseriscono con la relazione 1 a infinito, quindi per una commessa infinite voci di costo, quindi quando si vanno anche a modificare i dati di una commessa bisogna fare attenzione di trovarsi sulla commessa esatta, poi sotto possiamo andare a modificare tutto quello che vogliamo. E per trovarsi sulla commessa esatta, se qui fossimo sulla numero 500 e dovessimo tornare alla numero 1, basta posizionarsi su questo campo qui, oppure anche su questo, cliccare sul cannocchiale, scrivere numero 1 e quindi ci ritornerebbe alla schermata della maschera numero 1 e qui andremo a inserire tutti i dati in relazione alla commessa numero 1. Quindi qui andiamo a inserire una nuova voce di costo sempre in relazione alla commessa numero 1. Quindi clicchiamo qui su più, quindi su aggiungi. Come vedete ci si è ripulita la maschera sotto per aggiungere una nuova voce di costo, ma siamo sempre sulla commessa numero 1, quindi il database legherà anche questa seconda voce che andremo a inserire a doppio filo alla commessa numero 1. Quindi qui ora scriviamo che un'altra voce di costo sarà il telo di plastica dello spessore di 3 mm. Anche qui compriamo il materiale finito, possiamo anche aggiungere possiamo anche aggiungere, anche qui ci serve l'unità di misura, diciamo in metri. Andiamo ad aggiungere un fornitore, chiamiamolo fornitore Y, anche in questo caso andiamo ad aggiornare fornitore Y, quanti metri ce ne servono? Diciamo 200 metri quadrati, il costo 1 euro al metro e supponiamo che qui siano esatti 200 metri quadrati per il costo di 1 euro al metro. Ecco, quindi supponiamo adesso di aver inserito tutte le nostre voci di costo relativamente a questa commessa. Ripeto, costi variabili, i costi fissi si inseriscono nella parte dei costi fissi, come abbiamo visto nella lezione dedicata ai costi fissi. Poi qui, sempre in relazione alla commessa n, quindi in questo caso numero 1, domani numero 100, numero 350, andremo a inserire la pianificazione dei lavori, quindi in quali fasi di lavoro si articola lo svolgimento della nostra commessa. Quindi andremo a dire innanzitutto il trasporto del materiale, data inizio da questa data a quest'altra data, fine effettiva, supponiamo una data successiva. Poi andremo a dire se questa fase è stata chiusa o no, cosa che potremo fare molto più comodamente, come vedremo, dall'ambiente di consultazione e aggiornamento dati senza dover tornare qui sulla maschera, perché dall'ambiente di consultazione e aggiornamento dati il software ci farà vedere tutte le fasi non chiuse, quindi potremo fare il punto della situazione. Qui potremo scrivere le nostre note come abbiamo fatto nel campo promemoria. Poi sempre con la relazione 1 a molti, quindi una commessa n fasi di lavoro, per ogni fase di lavoro gli adempimenti relativi a quella fase di lavoro, quindi come si chiama l'adempimento. Anche qui ovviamente potremo andare a inserire una nuova voce di adempimento anche per categorizzarlo e poi poter interrogare il software in base a quella voce. Mettiamo le nostre note, qui potremo scrivere che questa cosa è stata fatta mettendo la spunta e anche in questo caso molto più comodamente dall'ambiente di consultazione e aggiornamento dati. Poi andiamo a inserire, quindi trasporto materiale, andiamo a inserire un'altra fase di lavoro, quindi il montaggio del materiale che si svolgerà da questa data a quest'altra data, fine effettiva, quindi magari una data successiva, anche in questo caso le note, e diciamo l'adempimento 2 con questa data di inizio, questa data di fine, anche in questo caso potremo scrivere le nostre note. In relazione a entrambi, quindi sia al trasporto materiali che al montaggio, quindi torniamo indietro al trasporto materiali, possiamo inserire anche dei documenti. Magari ci sono dei documenti con delle specifiche tecniche per chi monta il palco, su come vanno stretti i bulloni, su qualsiasi altra cosa. Quindi qualsiasi documento ci sia utile per realizzare il servizio a regola d'arte. Quindi qui potremo inserire anche il file del documento cliccando con il tasto destro del mouse, inserisci oggetto,
A questo punto andremo a cercare il file che dobbiamo inserire sfogliando, come quando alleghiamo un file ad una mail. Dopodiché spunteremo collegamento, cliccheremo su OK, qui cliccheremo nel caso in cui volessimo vedere l'icona del file, Word, PowerPoint o quello che è, e quindi ci metterà il file qui dentro, quindi un domani potremo anche aprirlo direttamente da qui e anche ovviamente dall'ambiente di consultazione dati. La data della revisione del documento, se c'è una data di revisione, e anche in questo caso le note. Chi sono i responsabili di questa fase di lavoro? Magari anche una sola persona, Barbara Rossi, che in azienda si occupa, in questo caso, vabbè, ora non c'è una voce appropriata, comunque il ruolo aziendale, il telefono di questa persona, la mail di questa persona. Andiamo alla fase di lavoro successiva, il montaggio, anche in questo caso abbiamo messo gli adempimenti, mettiamo il documento 2 con questa data di redazione, con questa data di revisione, e anche in questo caso, vedete, qui non c'è scritto niente perché abbiamo cambiato fase di lavoro, fase della lavorazione, quindi nel montaggio andiamo a dire che il responsabile è Bianchi Fabrizio, che in azienda ha questo ruolo qui, telefono e mail. Poi abbiamo un'ultima parte dedicata ai provini dei materiali. A volte nella realizzazione di servizi si possono utilizzare dei materiali che, perché il servizio possa essere fatto nei confronti del cliente a regola d'arte, devono avere certe caratteristiche e quindi bisogna magari prima fare un provino. Ovviamente qui, se non ci sono provini da fare, in questa maschera, in questa sottomaschera della commessa numero 1 non andremo a scrivere niente. Nel caso in cui invece fosse necessario, andremo a dire la data di prelievo del materiale, la data del test, l'oggetto, supponiamo sia la resistenza dei bulloni al caldo, al freddo. Io ovviamente non mi intendo di queste cose, vi faccio vedere soltanto come si inseriscono i dati. Questo oggetto ce l'ha fornito il fornitore X, il tester, quindi il laboratorio esterno che farà una prova, sarà il tester X, l'unità di misura sarà l'unità di misura X, per esempio per il suono i decibel, e tollereremo in eccesso uno 0,1 e in difetto lo stesso uno 0,1. Quindi il valore ottimale sarà 1, supponiamo che il valore rilevato sia stato 0,7. In questo caso, andando ad aggiornare, si potrà vedere che abbiamo avuto uno scostamento negativo dello 0,3%, quindi uno scostamento in difetto dello 0,3%, e quindi questo qui è un provino che non è idoneo per questo materiale. Questo materiale non va bene perché si è scostato del 30%, mentre avrebbe dovuto scostarsi non oltre il 10%. Se fosse invece idoneo, nel caso in cui qui avessimo scritto 0,9, lo scostamento in difetto sarebbe di 0,1, quindi va bene. Lo stesso dicasi se avessimo messo 1,1, perché lo scostamento in eccesso sarebbe stato di 0,1. Allora qui andremo a mettere la spunta circa il fatto che questo provino è idoneo. Da qui possiamo accedere già a un primo ambiente, seppur ridotto, di consultazione dati relativamente a questa commessa, e da qui abbiamo lo storico delle commesse, ambiente che abbiamo visto è raggiungibile anche dal pannello comandi principale e che sarà oggetto appunto della prossima lezione, in cui in relazione ai costi variabili andremo a vedere le modalità di consultazione e aggiornamento dei dati che abbiamo appena inserito. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!